Buongiorno a tutti voi amici ed è con grande gioia che finalmente oggi ritorno con un nuovissimo video di cosa mangio in un giorno. Era da tantissimo tempo che non ne facevo uno e ora durante le feste per fortuna ho trovato un momento per registrarlo. Ovviamente partiamo subito dalla colazione, momento indispensabile per cominciare bene la giornata. Innanzitutto preparerò il caffè dolcificato con il mio amatissimo miele sardo a sfodelo, con la nuova macchinetta DeLonghi che crea una schiumetta alla fine del mondo. Poi il profumo del caffè la mattina presto è un qualcosa di paradisiaco. E ora monterò il latte con il mio super montalatte di cui vi lascerò il link diretto ad Amazon in tal caso lo voleste acquistare. Cappuccino strepitoso, meglio di quello che fanno al bar. Ma guardate che bella schiuma, sembra panna, lo adoro. Per accompagnare il mio amato cappuccino ho scelto di farcire con Nutella questo croissant sfogliato della marca Sant'Angelo che trovo sempre al Conad e che vi consiglio tantissimo vista la bontà e la qualità eccellente degli ingredienti. Innanzitutto ha 60 ore di lievitazione, è fatto con lievito madre, non ha conservanti né coloranti ed è ultra digeribile ed leggero, molto meglio di quelli che trovi nei bar. Ma guardate com'è bella l'alveolatura! Nutella come se non ci fosse un domani, anzi ho voluto appositamente acquistare queste vaschette da 15 grammi per regolarmi meglio con le dosi di Nutella e non esagerare, io ci avrei spalmato tutto il barattolo da 250 grammi. Nutella con poco croissant, che golosa! Ed ecco la colazione servita. In mezzo alla mattina sono andata al biscottificio Collu, dove fanno tutti i dolci sardi eccezionali e non ho resistito, ho mangiato subito una ciambellina sarda con marmellata all'albicocca. Deliziosa! Ora passiamo subito al pranzo. Preparerò una sorta di pasta alla Carlo Fortina con qualche cucchiaio di pesto pistacchio e basilico, una scatoletta di tonno, 100 g di fusilli trafilati al bronzo e qualche pomodorino a ciliegina che farò saltare in padella così come vi sto mostrando. Cuocio la pasta in abbondante acqua salata e una volta scolata al dente la verserò sopra il condimento. 2 minutini in padella e poi impiattata ed eccola qui. L'accompagnerò a qualche sfoglia di pane sardo gutiau o carta da musica, sfoglie di pane tuc 100% ingredienti naturali e ne approfitto per augurarvi ancora un buon anno nuovo così come c'è scritto nei tovaglioli carinissimi acquistati proprio per l'occasione. Per certificare la bontà di questo piatto vi mostro come me la gusto per bene. Per secondo ho scelto una fettina piccola di petto di pollo impanata e fritta con un po' di insalata verde, olio extravergine d'oliva e sale. Immancabile il caffè pomeridiano che fa anche digerire, non so a voi ma a me sì. E poi, ripeto, fatto con questa macchinetta è fantastico. E poi, vista la giornata di festa dell'Epifania di qualche giorno fa, guardate la scatola delle meraviglie contenente ogni ben di Dio di cioccolata e caramelle. C'è l'imbarazzo della scelta. Alla fine ho optato per il Ferrero Rocher e un gianduiotto. Li mangio tutti e due e nel mentre sorseggio un po' di caffè.
Poco dopo ho voluto aprire insieme a voi un ovetto Kinder con la sorpresa di Avatar 2 e nel mentre che lo apri e monti la sorpresa, che fai? Non te lo mangi un pezzetto di cioccolato? Sono troppo golosa. Ed ecco quello che ho trovato all'interno. Troppo carino. Arriva l'ora della siesta, ne approfitto per presentarvi Maya, una gattina adorabile che ci ha adottato. E sì, è stata proprio lei a sceglierci, non è un amore, è morbida e con un carattere delizioso. Ovviamente se vi state chiedendo, è Pollon? Beh, lui c'è sempre, è il mio bambino bellissimo, è il mio cipollino, ma con Maya non l'ho fatto incontrare, potrebbe essere geloso. In mezzo alla sera mangerò un mandarino sardo, dolcissimo e senza semi. Ed ecco di nuovo la gattina, impossibile non aggiungere anche questo pezzetto di video, ti fa innamorare. Spero vi abbia fatto piacere conoscerla. Passiamo subito alla cena, preparerò una bella teglia di polpette e delle fette di zucchine al forno microonde, un filino d'olio extravergine d'oliva sopra e via in forno con la funzione auto cook, specifica proprio per le polpette e in meno di 10 minuti te le cuoce alla perfezione, anche da surgelate. Voltiamo il tutto e inforniamo un'altra volta fino a completare la cottura. Nel mentre ho messo sul fuoco delle patate e le friggo in abbondante olio per frittura. Accompagnerò il tutto con questi crackers integrali della misura che mi fanno letteralmente impazzire, sia per il gusto che per la consistenza che hanno. Qualche fettina di mortadella ed ecco le patate cotte e scolate e guardate quanto sono morbide le polpette cotte così. Se ve lo stesse domandando, il microonde è Whirlpool Sesto Senso Jet Chef Premium, di cui vi lascerò il link giù in descrizione in caso foste interessati ad acquistarlo. Ma vi giuro, è una Formula 1. Grandioso. Il video è quasi giunto al termine e vi saluto con l'immancabile dolcetto di fine cena, un cioccolatino Choco Fresh. Che buono! Spero tanto che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto piacere guardare nuovamente questa tipologia di video. Vi abbraccio forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!